12 gennaio 2025. Melbourne. È di nuovo estate australiana. È di nuovo Australian Open. Ma questa volta non è solo il torneo dove difendere il titolo. Per Jannik è molto di più. È il posto dove deve difendere il suo nome. Arriva a Melbourne in una situazione paradossale. È numero 1 del mondo, campione in carica. Sul campo è l'uomo da battere. Ma fuori dal campo c'è ancora un processo aperto e una storia che nessuno ha davvero archiviato. Alla fine di quelle 2 settimane, a parlare è solo il campo. Sinner batte Zverev in finale, non perde un set in tutto il torneo, diventa il primo italiano con 3 slam in singolare e per il secondo anno di fila conquista Melbourne. Ma anche in quella notte perfetta le domande non parlano solo di tennis. Perché mentre alza il trofeo, l'appello WADA è ancora lì, sospeso sopra la sua testa come una nuvola che non vuole andare via. 15 febbraio 2025. La vicenda che Jannik si porta sulle spalle da mesi arriva finalmente a una conclusione. È il giorno in cui il ricorso della WADA diventa sentenza. Sulla carta potevano fermarlo fino a 2 anni. Alla fine il compromesso è questo: 3 mesi di squalifica, dal 9 febbraio al 4 maggio. Stop. Il caso si chiude così. Il numero 1 del mondo è costretto a fermarsi proprio mentre sta giocando il miglior tennis della sua vita. Appena lo stop diventa reale, Jannik fa la cosa più semplice del mondo. Torna a casa. Rientra in Alto Adige, si ferma a Sesto, si rimette gli sci ai piedi sulle sue montagne, passa qualche giorno con la famiglia, respira l'aria di casa. Capisce in fretta che non sarà una pausa qualunque. C'è una data segnata in rosso, 13 aprile. Da lì potrà tornare agli allenamenti ufficiali, ma fino al 4 maggio sarà comunque fuori dai tornei. Nel mezzo ci sono settimane intere senza partite, senza mettere piede nei circoli ufficiali, senza allenamenti con pro in attività, senza nemmeno la possibilità di entrare negli stadi. Per non sprecare quei mesi serve qualcuno dall'altra parte della rete. Ma non può essere un pro in attività. La scelta cade su Roberto Marcora. 35 anni di Busto Arsizio, ex numero 150 del mondo, ritirato dal circuito nel 2023. Con Jannik la storia è lunga. Allenamenti all'Elba quando lui ha 14 anni, futures condivisi, e quella finale di Bergamo 2019, il primo grande challenger di Sinner, vinta proprio contro di lui. Una domenica pomeriggio di marzo il telefono di Marcora squilla. È Simone Vagnozzi. In che condizioni sei? Marcora è sincero. Non è più quello di una volta, si allena poco. Vagnozzi gli spiega. Abbiamo bisogno di uno sparring che non sia più in attività. Se dici sì, comunichiamo il tuo nome alla WADA. La WADA controlla il suo storico. L'ultima partita vera è del 2023, via libera. Roberto accetta, torna ad allenarsi sul serio. Poi parte in macchina verso la Costa Azzurra. Ad aspettarlo c'è una villa privata, con un campo nascosto tra gli alberi. Quando arriva trova il team al completo e un Jannik sorprendentemente calmo. Per Roberto è durissima. Ha 12 anni in più e deve reggere la palla del numero 1 del mondo. La sintetizza così. Tu sei in quinta e non hai più marce. Lui è in seconda e ha ancora 4 marce da inserire. Scambiare con Sinner gli costa il doppio delle energie rispetto a chiunque altro. Ma proprio lì, in quel campo anonimo, Roberto capisce una cosa. Per Jannik questo stop, alla lunga, potrebbe perfino diventare un'arma. Mentre gli altri arriveranno a luglio-agosto logorati da mesi di partite e viaggi, Jannik avrà nelle gambe un blocco di lavoro puro, senza frullatore, senza caos, senza calendario. Fuori da quella villa, il mondo del tennis si spacca. Alcuni colleghi lo difendono apertamente, parlano di errore senza dolo, di un ragazzo pulito finito in un tritacarne più grande di lui. Dall'altra parte arrivano colpi duri. Nick Kyrgios dice che in casi così dovresti stare fuori 2 anni. C'è chi attacca il sistema, la durata e il tempismo perfetto della squalifica. Non tocca nessuno slam e gli permette di rientrare proprio a Roma, davanti al suo pubblico. Più avanti, a stagione quasi finita, arriva anche la voce più pesante, Novak Djokovic. In un'intervista dirà che la gestione del caso è stata strana e che questa vicenda resterà come una nuvola sopra la carriera di Sinner, proprio come il Covid resta una nuvola sulla sua. Per qualcuno quella nuvola resterà sempre lì, sospesa. Per Jannik, invece, è solo un'altra cosa da accettare, da mettere al suo posto e da superare, punto dopo punto. Il 4 maggio, alle 23:59, la squalifica finisce. Nessuna festa, solo una pagina che si gira.
Resta una data sul calendario e un obiettivo enorme davanti: Roma. Il Foro Italico non è un torneo qualsiasi, è casa, è il posto dove tutti lo aspettavano. In conferenza stampa parla a bassa voce, spiega che non è stata una vacanza, che la parte più dura non è stata solo non giocare, ma non poter assistere dal vivo a nessun evento sportivo. Niente stadi di calcio, niente sport vero, visto da vicino. È strano, per il numero 1 del mondo, dover ripartire spiegando di nuovo chi è e perché è stato fermato. Quando finalmente entra in campo, contro Mariano Navone, il centrale esplode subito, cori, applausi, bandiere. È lo stesso calore che ha sentito fin dal primo allenamento al Foro. In 2 set chiude la pratica, ma a fine partita lo dice lui: questo affetto vale più di qualsiasi risultato. Da lì in poi Roma prende fuoco. Sinner macina tennis. Ai quarti di finale contro Casper Ruud il punteggio è surreale, 6-0, 6-1. Talmente a senso unico che quando il norvegese conquista il suo primo game alza il braccio e sorride, come se avesse vinto il match. In semifinale contro Tommy Paul sembra il riassunto del suo 2025, crollo e risalita. Perde il primo set 1-6, poi si riaccende e vince 6-0, 6-3. Finale, ancora lui, Carlos Alcaraz. È la partita che tutti volevano. Italia contro Spagna, numero 1 contro numero 3 del mondo. Jannik ha 2 set point nel primo, ma non li chiude. Alcaraz gli strappa il tie break, poi nel secondo set dilaga. Titolo allo spagnolo. 26 vittorie consecutive di Sinner che si fermano proprio lì, davanti al suo pubblico. Per molti sarebbe un colpo durissimo. Per lui è una ferita e un segnale insieme. Ferita, perché nessuno vuole perdere la finale di casa. Segnale, perché al primo torneo dopo 3 mesi di stop è già di nuovo all'ultimo gradino, con il rivale più forte della sua generazione dall'altra parte della rete. Roma è stata la prova generale, Parigi è l'esame di maturità. Arriva al Roland Garros con la fatica di Roma addosso e la ferita fresca di quella finale, ma con una certezza: il suo tennis, dopo lo stop, è tornato. E lo dimostra partita dopo partita, arriva in finale senza perdere un set. Freddo, lucido, quasi chirurgico. Ogni turno è un mattone in più per costruire la partita che tutti aspettano. Dall'altra parte del tabellone, Carlos soffre di più, va 4 volte al quarto set, ma alla fine arriva dove doveva arrivare, anche lui in finale. Domenica 8 giugno 2025, Kurt-Philippe Chatrier. Sinner contro Alcaraz, la prima finale slam tra i due. L'inizio è da sogno. Primo set. Jannik prende il controllo degli scambi, spinge col dritto, regge col rovescio, toglie tempo allo spagnolo. 6-4 Sinner. Nel secondo set alza ancora il livello. Va avanti 5-2, domina lo scambio, arriva al tie break e lì non trema. 7-4, 2-7-0. Sembra la partita perfetta. È a un set dal terzo slam consecutivo e dall'idea, quasi proibita, di poter vincere un major sul rosso senza perdere un set. Ma un campione come Alcaraz non accetta le storie già scritte. Si prende il terzo set, spezza una striscia di 31 set consecutivi vinti da Jannik negli slam, rimette pressione addosso all'italiano. Nel quarto Sinner sale di nuovo, si porta 5-3, serve per il titolo e arriva a 3 match point consecutivi. È a un colpo dalla coppa. Alcaraz li cancella uno dopo l'altro, rimonta e porta la finale al quinto vincendo il tie break. Il quinto set è un romanzo a parte, break contro break. Sinner che strappa il servizio quando lo spagnolo serve per il match e si ritrova davanti 6-5. Poi resta soltanto una cosa: il super tiebreak a 10 punti, per la prima volta nella storia a decidere una finale del Roland Garros. E lì, dopo 5 ore e 29 minuti di battaglia, il serbatoio si svuota. Alcaraz vola 7-0, Jannik prova a reagire, arriva fino al 7-2, ma è troppo tardi. 10-2 Alcaraz, la coppa resta nelle mani dello spagnolo. La finale più lunga nella storia del Roland Garros. Per il mondo è la partita dell'anno, per molti una delle finali più belle di sempre. Per Jannik è una ferita che brucia, 3 match point avuti in mano, un titolo sfiorato e perso di un niente. La maratona di Parigi lascia segni ovunque, nelle gambe, nella testa, nei pensieri della notte. Jannik prova a fare la cosa più difficile, girare pagina in fretta. A fine giugno è già su un'altra superficie, un altro mondo, erba, Halle, Germania. Torneo 500, quello che l'anno prima aveva dominato da campione. Al secondo turno trova Alexander Bublik. Parte come deve partire un numero 1. Primo set 6-3, tutto sotto controllo. Poi il match gli scivola via dalle mani.
3-6, 4-6, esce al secondo turno, la prima sconfitta contro un giocatore fuori dalla top 20 dopo quasi 2 anni. Un promemoria chiaro, l'erba non regala niente a nessuno. A Wimbledon lo aspettano tutti, testa di serie numero 1, semifinale nel 2023, quarti nel 2024. Il torneo inizia senza scosse, vince, avanza, non spreca energia. Ma al quarto turno, contro Grigor Dimitrov, succede di tutto. Nel primissimo game del match, Sinner scivola sull'erba, cade e appoggia il peso sul braccio destro. Si fa male al gomito. Dall'altra parte, Dimitrov gioca da Dio. Servizio perfetto, slice che tagliano il campo, discese a rete continue. Si prende il primo set, poi il secondo. Dà la sensazione di avere la partita in pugno. Jannik chiama il medical timeout, fisioterapista in campo, gomito trattato, sguardo preoccupato. Per un attimo sembra davvero vicino all'eliminazione. Nel terzo set però arriva il colpo di scena più crudele. Sul proprio servizio Dimitrov sente una fitta al petto, capisce subito che è qualcosa di serio, prova a continuare ma non ce la fa. Si ritira in lacrime, in vantaggio di 2-0. Sinner va avanti, ma a fine partita lo dice chiaro, non è una vittoria da festeggiare. Il giorno dopo salta l'allenamento, fa gli esami al gomito e le condizioni restano da valutare. All'improvviso, su Wimbledon c'è una domanda che pesa più di tutte le altre. Come sta davvero il suo braccio? Ai quarti contro Ben Shelton arriva la risposta. Risponde profondo, regge gli scambi, vince in 3 set. In semifinale lo aspetta Novak Djokovic, 7 titoli qui. Il simbolo di un'epoca. Sinner gioca una delle partite più pulite della sua carriera. Lo tiene lontano dalla riga, lo costringe sempre a un colpo in più, non gli lascia mai il comando. 3-0. Non è solo una vittoria, è il segnale che l'allievo è diventato uno dei padroni del giardino di Wimbledon. In finale ancora lui, Carlos Alcaraz. È la rivincita di Parigi, ma sull'erba. Sinner porta con sé 2 cose, il dolore fresco della finale persa a Parigi e la convinzione che, su questa superficie, la storia possa cambiare. Il primo set però dice altro, 4-6. Carlos attacca, varia, toglie il tempo, sembra il copione già visto. Lui avanti, l'altro costretto a inseguire. È lì che Jannik fa quello che lo ha portato fin qui. Non va nel panico. Resta dentro agli scambi, serve meglio, si prende qualche rischio in più col rovescio. Secondo set, 6-4 Sinner. Terzo set, ancora 6-4 Sinner. È come se avesse trovato un codice per spegnere, punto dopo punto, il ritmo di Alcaraz. Nel quarto la partita diventa una prova di nervi. Basta un game sbagliato per rimettere tutto in discussione. Ma Jannik, questa volta, non lascia spiragli. Tiene il servizio, spinge quando serve e chiude ancora 6-4. Jannik Sinner è campione di Wimbledon, il primo italiano della storia a sollevare quel trofeo in singolare. Quando alza la coppa verso il cielo di Londra, non è solo la foto di un titolo. È l'immagine di un ragazzo che in pochi mesi ha attraversato una squalifica, la maratona persa a Parigi, la paura di un infortunio serio, e ne esce in piedi con il trofeo più pesante di tutti in mano. Dopo Wimbledon il calendario non ha pietà. Toronto, Cincinnati, New York. A Cincinnati, in finale, ancora Alcaraz. Un'altra finale, un altro capitolo di questa rivalità. Solo che stavolta qualcosa non torna fin dai primi scambi. Già dal primo game Sinner è strano, spinge troppo presto, forza colpi che di solito non forza, guarda spesso verso il suo angolo. Sul tabellone il punteggio è surreale, 0-5 in poco più di 20 minuti. Nel cambio campo Jannik si siede. Lo vedi che è bianco in volto, svuotato. Non ce la fa. Non si rialza più. Comunica il ritiro dalla sedia. Carlos attraversa il campo, gli va incontro e lo abbraccia. Molti non capiscono. Lui prende il microfono e chiede scusa. Spiega che già dal giorno prima si sente male, che ha provato a giocare per rispetto di chi è venuto a vederlo, ma il corpo non tiene. Dopo 10 giorni è di nuovo in campo. US Open, New York. Un altro slam, un'altra città, un'altra resa dei conti. A New York arriva fino in finale, per la terza volta in un anno. E di nuovo, dall'altra parte della rete, c'è Carlos Alcaraz. Questa volta è lo spagnolo a comandare davvero. Sinner lotta, si prende un set, ma non riesce a ribaltare l'inerzia. Carlos vince il titolo e si riprende il numero 1 del mondo. Jannik esce dal centrale con un'altra sconfitta pesante, ma con un dato gigante. In un anno in cui è stato fermo 3 mesi ha giocato tutte e 4 le finali slam. 2 le ha vinte, 2 le ha perse. E in 3 di queste 4 finali, dall'altra parte della rete, c'era sempre lo stesso ragazzo,
Carlos Alcaraz. È il tipo di stagione che ti sposta di categoria, da semplice campione a uomo che comincia a entrare nella storia dello sport. In Asia, a Pechino, vince il titolo contro un 19enne, Lerner Tien, un ragazzo che sembra lui qualche anno fa, magro, aggressivo, senza paura. A Shanghai invece si ritira per crampi contro Griekspoor, in una serata pesante, umida, con il corpo che gli dice di nuovo: adesso basta. Non è un supereroe. È un atleta che ha capito che per durare a volte bisogna fermarsi. La stagione entra nella parte finale, quella indoor. È il terreno dove il tennis di Sinner sembra disegnato col compasso. A Vienna vince un torneo durissimo, battendo in finale Zverev in 3 set, rimontando da una situazione scomoda e aggiungendo un altro titolo pesante alla sua stagione. A Parigi-Bercy non perde un set per tutta la settimana e in finale batte Auger Aliassime, chiudendo il tie-break decisivo con un rovescio lungolinea da manuale. Con quella vittoria si riprende anche, almeno per qualche giorno, il numero 1 del mondo e allunga una striscia impressionante di successi sul cemento indoor. E poi c'è Torino. Le Nitto ATP Finals, il torneo dei migliori 8 del mondo, si giocano ancora lì, davanti al suo pubblico. Sinner arriva al Pala Alpi Tour con addosso tutto il peso del suo 2025. La squalifica, le 4 finali slam, le partite infinite contro Alcaraz, i ritiri, i crampi, le risalite. La finale è quella che tutti volevano. Carlos Alcaraz contro Jannik Sinner, numero 1 contro numero 2, per la 6ª volta in un anno con un trofeo in palio. Il primo set è un braccio di ferro. Alcaraz ha le sue chance, ma Sinner nel tie-break tira fuori il tennis più lucido. Nel secondo set Carlos prova a scappare, strappa il servizio, ma Jannik lo riprende, lo incolla alla riga di fondo, lo costringe a difendersi sempre da lontano. Sul 6-5, con lo spagnolo al servizio per restare nel match, Sinner vede un varco, entra con il rovescio e chiude. Il palazzetto esplode. Per il secondo anno di fila, Jannik vince le ATP Finals senza perdere un set e porta a livelli irreali la sua striscia di vittorie sul cemento indoor. Finisce così una stagione che a febbraio sembrava sul punto di franare. 3 mesi senza tornei, allenamenti lontano da tutto, dubbi sopra la testa e un corpo che lo ha messo alla prova in ogni modo. Gomito, crampi, malesseri, ritiri. Per qualcuno è l'anno dei problemi, è l'anno in cui perde il numero 1, ma dimostra una cosa sola. Puoi metterlo in discussione, fermarlo, criticarlo, ma finché ha una racchetta in mano e una partita da giocare, sceglie sempre la stessa risposta. Lavoro, silenzio, fatti. Perché i campioni non spiegano, dimostrano. Io sono Ivano, questo è Inspirational Stories. Qui non si raccontano storie, si vivono.